L'11 aprile di 10 anni fa moriva a Torino Primo Levi. Per ricordare lo scrittore ebreo-italiano e la sua lucida testimonianza, Sorgente di Vita ripropone un documento unico, il programma Ritorno ad Auschwitz, una visita al campo di sterminio in Polonia compiuta con Primo Levi nel giugno 1982. Ecco, che effetto le fa rivedere questi luoghi? È tutto diverso, sono passati quasi 40 anni. La Polonia di allora, oltretutto, usciva da 5 anni di guerra spaventosa, era il paese che aveva più sofferto in Europa per la guerra probabilmente, che ha avuto il maggior numero di vittime, non solo ebrei. E poi in questi 40 anni il mondo si è rinnovato dappertutto. Dopo quasi 40 anni, Primo Levi è tornato in Polonia, ad Auschwitz, nel lager in cui fu deportato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha accompagnato un gruppo della provincia di Firenze composto da studenti e docenti delle scuole fiorentine, da amministratori locali, ex deportati e rappresentanti della comunità ebraica. Sorgente di Vita ha seguito il viaggio e ha raccolto la sua sofferta testimonianza. Io ho percorso questi paesi d'inverno e la differenza è totale, perché l'inverno polacco era ed è tuttora un inverno duro, non come quello a cui noi in Italia siamo abituati. La neve persiste 3-4 mesi e noi eravamo inetti, incapaci insomma di reggere all'inverno polacco, sia durante la prigionia sia neanche dopo. Io ho percorso questi paesi allo stato di persona dispersa, di persona spiazzata, alla ricerca di un baricentro, di qualcuno che mi accogliesse. E veramente era desolato come paesaggio. E queste rotaie, questi treni merci che vediamo passando, che effetto le fanno? Ecco, direi che sono proprio i treni merci il riflesso scatenante, quello che mi fa più impressione, perché ancora adesso vedere un vagone merci e tanto più entrare in un vagone merci mi dà un effetto violento, rievocatorio insomma. Molto più direi che non rivedere i paesi e i luoghi, Auschwitz stessa. L'aver viaggiato per 5 giorni in un vagone merci piombato è un'esperienza che non si dimentica. Stamattina mi parlava di certe sensazioni che le dà la lingua polacca. Il polacco era quella lingua incomprensibile che ci aveva accolti alla fine del viaggio. E non era il polacco delle persone civili che sentiamo qui, che sentiamo in questi alberghi, che sentiamo da questi nostri accompagnatori di viaggio. Era un polacco rozzo, era un polacco fatto di bestemmie, di imprecazioni che noi non capivamo. Era veramente la lingua infernale. Il tedesco lo era di più naturalmente, il tedesco era la lingua degli oppressori, dei carnefici, ma molti di noi e io stesso qualcosa di tedesco capivamo, non era la lingua sconosciuta, la lingua del nulla. Il polacco era la lingua del nulla e mi ha fatto molta impressione proprio ieri sera incontrare in ascensore 2 ubriachi polacchi che parlavano come allora, non come gli altri qui intorno. Parlavano bestemmiando, parlavano con questa lingua che ci sembrava fatta solo di consonanti, una lingua veramente infera. E la stessa sensazione che le dà magari il carbone, mi diceva. Già, anche questo, forse perché sono un chimico. Un chimico è allenato a identificare le sostanze dal loro odore. E allora come adesso, l'ingresso in Polonia, nelle città polacche perlomeno, è segnato da 2 odori specifici che non ci sono in Italia, che sono l'odore del malto tostato e l'odore acido del carbone che brucia. Questo è un paese minerario, il carbone c'è dappertutto, anche molti riscaldamenti privati funzionano a carbone. E questo nelle mezze stagioni e in inverno spande nell'aria un odore
che non è pure un odore tanto cattivo, è un odore acido del carbone che brucia, ma per noi, per me perlomeno, questo è l'odore del lager, è l'odore della Polonia del lager. E la gente? No, la gente non è più quella. La gente allora non l'avevamo vista, avevamo visto gli aguzzini del lager e i loro collaboratori, in buona parte erano polacchi, ebrei o cristiani, ma i polacchi delle strade, i polacchi che vivevano a casa loro non li vedevamo, li vedevamo da lontano, fuori dal reticolato. C'era una strada di campagna che passava lungo il lager, ma passava pochissima gente, abbiamo poi saputo che erano stati allontanati tutti i contadini del luogo. Però passavano dei pullman che portavano al lavoro gli operai polacchi e ricordo che su uno di questi pullman c'erano dei cartelli di reclamo, come dire sui nostri, c'era scritto Beste Suppe Knorr Suppe, la zuppa migliore è la zuppa Knorr. E a noi faceva un effetto molto strano il vedere la reclame di una zuppa, come se si potesse scegliere, insomma, tra la zuppa migliore e una meno migliore. Che effetto le ha fatto stamattina tornare per questo viaggio partendo da un albergo di lusso per stranieri? E questo contrasto è come tutti i contrasti, per un verso è gratificante, per un altro è allarmante, perché le cose possono tornare. Sarebbe stato molto peggio il contrario, cioè esserci venuti prima in un albergo di lusso e poi invece da disperati. Sapevate dove andavate? Qual era la vostra destinazione? Noi non sapevamo praticamente nulla. Avevamo visto alla stazione di Fossoli il cartello con la destinazione sui vagoni. Ho sopra scarabocchiato Auschwitz, ma non sapevamo dove fosse. Abbiamo creduto che fosse Austerlitz. Pensavamo, ma sarà qualche parte in Boemia. A quel tempo in Italia credo nessuno, neppure le persone meglio informate sapevano cosa volesse dire Auschwitz. Quarant'anni fa qual era stato il suo primo impatto con Auschwitz? Era stato lunarmente diverso, di notte, dopo 5 giorni di un viaggio disastroso, in cui erano morte delle persone nel vagone, arrivando in un luogo di cui non si capiva la lingua, di cui non si capiva lo scopo, c'erano delle scritte insensate, nessuno spiegava niente, o ci parlavano in yiddish o in polacco e noi non capivamo. Era veramente un'esperienza estraniante, da cui si aveva l'impressione di essere in piena follia, di aver abbandonato la possibilità di ragionare, non si ragionava più. Com'era stato quel viaggio, quei 5 giorni? Cosa ricorda? Ne ricordo benissimo, ricordo molto. Eravamo 45 persone in un vagone molto piccolo, c'era appena lo spazio per sedersi tutti, ma non si poteva stare tutti sdraiati. C'era una giovane madre che allattava un bambino e a noi avevano detto di portarci viveri. Stupidamente non abbiamo portato acqua, non abbiamo pensato, o poca acqua, nessuno ce l'aveva detto, pensavamo che l'acqua si trovasse. E abbiamo sofferto, benché fosse inverno, di una sete terrificante. Era veramente la prima esperienza tormentosa, questa della sete per 5 giorni. Ricordo che era inverno, che gelava il fiato sui bulloni del vagone e noi andavamo a gara a raschiare la brina gelata, piena di ruggine, oltretutto sui vagoni, sui bulloni del vagone, per raschiarla via per avere qualche goccia d'acqua da bagnarci la bocca. E il bambino strillava dal mattino alla sera e di notte perché la madre non aveva più latte. E che cosa ne fu dei bambini e delle loro madri quando... Sono stati uccisi subito,
dei 650 che eravamo in questo treno, i 4/5 sono morti la notte stessa o la notte dopo, sono stati smistati direttamente alle camere a gas. In questo scenario truce, di notte, con i riflettori, con gente che urlavano come non avevo mai sentito urlare, urlavano ordini che noi non capivamo. Siamo scesi dai vagoni e ci siamo allineati, ci hanno fatto allineare. C'era davanti un sottufficiale o un ufficiale, ho poi saputo dopo che era un medico, ma allora non lo sapevamo, che chiedeva a ciascuno: puoi lavorare o non puoi lavorare? Io mi sono consultato con quello che era vicino a me, era un mio amico, era un padovano, più anziano di me e anche non in buona salute. E gli ho detto: io mi dichiaro abile al lavoro. E lui mi ha detto: fa come vuoi, per me è tutto lo stesso. Avevo già abbandonato ogni speranza, infatti si è dichiarato inabile, non è entrato in campo. Faceva parte, non l'ho mai più rivisto, come nessuno degli altri del resto. Il lavoro lì in Auschwitz com'era? Il mio campo, i 10.000 prigionieri, Monowitz appunto, faceva parte di una industria appartenente alla IG Farbenindustrie, che era un enorme trust chimico tedesco, adesso smantellato. Si trattava di costruire una nuova fabbrica di prodotti chimici dell'area di qualcosa come 6 km quadrati. Il lager di Monowitz, fatto quasi esclusivamente di ebrei, doveva fornire la manodopera non qualificata. Nonostante tutto, siccome la manodopera specialistica era molto scarsa in Germania allora per via degli uomini al fronte, a partire da un certo periodo hanno cercato anche fra di noi, teoricamente manovali e schiavi, gli specialisti. Hanno cercato chi, fin dal primo giorno, dal giorno di ingresso nel lager di Monowitz, è stata una specie di ricerca anagrafica, hanno chiesto a tutti l'età, il titolo di studio e il mestiere. E questa è stata una delle mie fortune, perché io mi sono dichiarato chimico senza sapere che eravamo addetti a una fabbrica di prodotti chimici. E questo mi ha portato poi molto più avanti qualche vantaggio, perché ho lavorato gli ultimi 2 mesi dentro un laboratorio. Il vitto lì com'era? Beh, il vitto era il problema numero 1. Io non sono d'accordo con quelli che descrivono la zuppa e il pane di Auschwitz come disgustosi. Per quanto mi riguarda avevo talmente fame che li trovavo buoni e non ho mai trovato disgustoso il vitto, neanche il primo giorno. Era scarso, ci davano una razione minimale, equivalente all'ingrosso a 1600-1700 calorie al giorno, teoriche, perché poi c'erano dei furti a metà strada, quindi arrivava a noi meno del teorico. Questo era lo stanziamento, diciamo così, ufficiale. Ora, lei sa che con 1700 calorie un uomo che pesi poco può vivere non solo senza lavorare, può vivere coricato. Ma noi dovevamo lavorare, e lavorare al freddo, e lavorare anche in lavori molto pesanti. E quindi questa razione di 1700 calorie era una lenta morte per denutrizione.